Salve a tutti e a tutte ragazzi e ragazze, siamo i Dart Players. Io sono Matteo e oggi siamo con tutto il quartetto al completo con Alfi, Giamma e Campa e ringraziamo l'ospite Omega. Ciao. Buonasera, salve. Ciao, buonasera a tutti. Siamo reduci letteralmente dall'evento dei Dart Players, il raduno svoltosi il 7 settembre a Bettola, in provincia di Piacenza, con ben 59 giocatori. Ci riteniamo molto soddisfatti dell'evento e vi ringraziamo per chi è venuto e per chi ha tentato di venire. E possiamo modestamente dire che è un evento che ha un po' fatto capire il meta del set 2 in Italia, essendo un torneo molto grande. Vedremo qualche colpo di scena, almeno sotto il punto di vista di Omega, che a differenza nostra gioca molto più ai giochi di carte da più tempo, secondo appunto un elemento che andremo a vedere dopo, perché grazie a lui ha creato delle spastiche grafici bellissimi, cose molto fantastiche. Ma prima di iniziare vi ricordiamo di mettere mi piace, commentate, fateci sapere cosa ne pensate di questo meta, quali mazzi vi aspettavate in top, quali non vi aspettavate, perché qualche sorpresa c'è stata, e soprattutto se volete supportarci iscrivetevi e abbonatevi al canale, perché grazie agli abbonamenti ci permettete di fare eventi del genere, in quanto per esempio l'assicurazione della sala è stata pagata grazie agli abbonamenti. Detto questo, non perdiamo molto tempo e passiamo la parola a Omega e ai suoi bellissimi grafici, partendo proprio dai leader che si sono presentati in questo evento. Ricordiamo 59 giocatori. Beh, questo è semplicemente un breakdown di quelli che sono stati i leader portati a torneo. Se vedete gli 1,7 sono i leader che sono stati portati monocopia, mentre ci sono altri leader già abbastanza conosciuti che non sono stati portati in monocopia, quindi possiamo vedere come Sabine e Boba, come già nel set 1, diciamo, si impongono abbastanza sul meta italiano. Direi nuova scoperta del meta italiano, immagino anche grazie al video fatto poco tempo fa da voi con Fidia. Abbiamo comunque una buonissima percentuale di Young Gun che si sta imponendo sul meta, con anche Post e Kira che man mano mangiano pezzi, quindi comunque sia, dai, almeno qualche leader di set 2 li vediamo arrivare pian pianino, ecco. Assolutamente, molto interessante anche vedere comunque leader non troppo giocati come il Grande Inquisitore, portato da qualcuno, ovviamente Omega, ma soprattutto... portato. Esatto. Non lo so. Soprattutto mi ha stupito anche Lando Calrissian, che vediamo in per 2. Sì. Questo Lando molto che abbiamo provato un po' io già, ma ieri l'altro, molto divertente, però non ha avuto buoni risultati in questo torneo purtroppo. Dicendo tutto questo, andiamo avanti col prossimo grafico e andiamo a vedere le basi scelte, che ovviamente saranno totalmente Jada City, giusto? Sì, direi che come abbiamo visto anche per i tornei grandi del set 1, Jada continua ad avere un impatto grandissimo sul meta. Se solo Jada fosse CL, a questo punto sì, potremmo dire questa cosa. No, beh, cioè qua c'è veramente poco da dire. CL è una base troppo forte, il verde è comunque un colore molto giocato. Cosa c'è da dire di più? Dai ad un colore molto bello con anche del ramp, una base che è forte. E questo è quello che succede. Infatti poco fa ci stavamo domandando, ma banneranno CL o banneranno Sabine e Boba? Grande questione questa. L'unico altro che rivaleggia è forse il blu, un po'. Sì. Ma per il resto... Sì, la base 30 blu, meno male, è così alta perché abbiamo visto che ci sono tanti Han giocati. Come detto prima, appunto, la coppiata Han giovane più base 30 blu ha visto gioco, quindi è quello. Invece, come abbiamo visto, che sia Boba o che sia Sabine, bene o male, un SL ce lo mette. Vero. Però basi da 30 verde comunque ci sono stati 10 giocatori, quindi non è proprio completamente assente, anche questo è interessante. E CL non è proprio scontato che qualunque mazzo lo picchi, molti mazzi preferiscono comunque virare sulla base da 3, e quei 5 punti di tempo fanno tanto la differenza, specialmente contro Anchor. Sì. Cioè, se l'archetipo giocato è soft control, allora la base da 30 anche verde fa il suo. È una cosa effettivamente che noto adesso, che nessuno ha portato basi da 30 rosse, ma ci sono stati dei Tarkin Town. Anche questo è un dato abbastanza interessante. Sì, che sono i 2 Lando, sicuramente, e poi ci saranno anche un altro paio di liste che hanno portato Tarkin. Ah, c'è Sabine Rossa. Mi sa che anche Rey, ci sono alcune Rey che vanno con... C'è la Sabine Rossa, che ha Tarkin Town. Esatto. Sì.
No, Ray non ci sono state comunque, Ray non ne abbiamo avute. E comunque Non qua? Ok. c'è una quarta lista che No, era il perché rosso. a Forlì le Ray che erano venute avevano portato Tarkin Town, per quello mi ricordavo l'accoppiata. Ma adesso andiamo a vedere poi questa scrematura con le top 16, leader top 16, che vediamo essere comunque, diciamo che rispecchia abbastanza la percentuale dei leader nel totale, più o meno. Sì, sì, più o meno. La cosa interessante secondo me da vedere qua è che, per dire, i Bosk e le Kira non erano così tante presenti nel Vero. totale di gioco, ma qua si fanno sentire, quindi chi ha portato Bosk e chi ha portato Kira si è fatto sentire. E anche le Sabine rispetto al grafico totale, se non ricordo male, la percentuale è superiore. Sì, perché nel totale abbiamo il 27,1% e il 31,3% è entrato in top, quindi comunque c'è un po' di disparità, diciamo, fra il pool totale e quello che è in top 16. Comunque, nel senso, riflette bene o male quello che abbiamo visto nel pool totale, sì, perché ci sono tantissime Sabine, tantissimi Boba, qualche Angiovane è entrato e sì, gli altri leader disparati sono entrati anche loro, però come si può vedere dal grafico le fette grandi di meta restano a Sabine e Boba. Che poi, adesso, sicuramente sono forti, però c'è anche da dire che la gente si trova anche magari più a suo agio a giocare cose che già porta da set 1, quindi è incentivata a giocare ancora leader che già sapeva giocare, specialmente perché il torneo è stato fatto il 9 settembre, no, il 6 settembre, 9, non mi ricordo neanche più. 7, boh, perfetto. Ok, ci hai girato attorno. Esatto, è esattamente dopo agosto, quindi non so neanche quanta gente in teoria abbia giocato e abbia potuto provare liste così tanto nuove. No, Magari infatti. verso i qualifier vedremo forse qualcosa di un pochino più vario, lo spero. Ok, Qui in questo caso il singolo giocatore è rappresentato dal 6,3%, immagino. esatto, Sì, esatto. sì. Qui abbiamo una Kira, un Old Han e un Palpatine. 2 Bosk, 2 Young Han e poi il resto è Sabine e Boba sostanzialmente. Mhm. E poi abbiamo le combinazioni di colori della top 16, che anche qua il verde è ovunque. Sì. Combinazione rosso-verde, come abbiamo già visto, molto forte e vabbè, coincide con i Sabine e Vero. qua entrano anche nella categoria, se non sbaglio, i Bosque entrati in top, che Sì. sono anche loro Sì. rosso-verdi, ecco. Sì. E i gialli, se non sbaglio, sono sempre Boba. No, c'è anche un solo. Ah, c'è un Anche al solo, solo, sì. giusto, è vero, mazzo bellissimo, tra parentesi, che stimo molto come si gioca. E comunque, vabbè, se dobbiamo prendere il pool e vedere un attimo quali sono i colori più giocati, sicuramente anche qua, come combinazione in verde, è abbastanza sopra, diciamo. Sì. Assolutamente sì. Va bene. Detto questo, vediamo l'ultima slide, la penultima slide dei colori con appunto il colore in Sì. generale, come già detto. Esatto. Qua sì, si vede bene o male quali sono i colori giocati. Non c'è molto di più da aggiungere di quello che è già stato detto. Il verde e il rosso che si prendono la fetta più grande del meta, con il giallo che segue e il blu che è la parte soft barra hard control del gioco che si prende una piccola fetta in questo torneo. Assolutamente. E come dicevi tu, Omega, dicevi che è strano che nel meta italiano si veda così tanto aggro. Sì, diciamo che vabbè, anche vedendo quello che sono i tornei che stanno uscendo adesso, cioè specialmente da noi in Italia, Sabine è ancora molto più presente rispetto a quello che ho visto negli altri tornei. E solitamente appunto, almeno per mia esperienza, non è sempre così tanto riempita la top di aggro, è abbastanza più bilanciata la cosa. Evidentemente In Star questo Wars torneo non aveva è così. voglia di picchiare e è successo che un casino di aggro sono arrivati in top 16. Ma sì, è perché Avevamo la rappa repressa. Sì, dalle vacanze bisognava un attimo. esatto. È proprio come hai detto tu, Ryan, perché comunque la gente torna alle vacanze, un mazzo contro ti chiede magari un centinaio di partite di prova, con Sabine ti fai le tue avventine di partito, il mazzo lo sappiamo giocare, ci proviamo, no? È un pochino più friendly, diciamo, per chi non ha tante partite di groppone. Quello ha fatto molto. Sì.
E infine abbiamo l'ultimo grafico che è il Villain Heroic Top 16, che è esattamente in pari. Questo è molto Questo interessante. devo dire che è un dato carino secondo me, almeno nel senso fa vedere che un certo bilanciamento può coesistere, perché in questo penso che però, sì, di villain agro in top, C'è Boba Verde, credo se ce vogliamo ne anche considerarlo siano. agro. Ah, beh, sì, Il Boba, Boba, i Boba boss che sono giallo, i sì. villain. Sì, 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 giusto, che sono sul mid-range agro, dipende sempre dal matchup. Comunque, nel senso, è abbastanza particolare il fatto che siano passati esattamente 8 e 8 come fra i due colori, questo Vero. è particolare come cosa. Vedremo se poi però come si distribuiscono nella top 16, nella top 8 e top 16. Sì. Sì. Perfetto, detto questo adesso andiamo ad analizzare velocemente le varie liste, andando poi a dare un commento a ognuno di loro, e qua ovviamente il commento lo deve dare per forza il campo, perché è la lista di Figlia Nerd che è arrivato a 16esimo. Esatto. Ma qua c'è già una differenza rispetto alla lista che aveva portato con me nel Tech, che ci ha messo su i Crate Dragon in main, cosa che mi aveva detto già che per lui erano inside. In realtà questa era la mia, cioè era il mio prototipo di lista, appunto, con i Crate in mezzo, perché anche io personalmente non mi aspettavo così troppi aggro, cioè giustamente la Sabina, ok, è sempre presente, però mi aspettavo di giocare anche contro Montekira o anche dei mazzi midrange o Baba Giallo, comunque che potevano anche un po' vedere effettivamente le giocate di Crate. Certo, sbagliata. È stata pagata. È stata pagata. È detta anche da Fide stessa, è stata pagata effettivamente. È comunque un mazzo che comunque ha performato bene, perché c'è stato anche su in top, quindi bisogna dire che ha fatto il suo, ecco. Quindi, Esatto, va anche detto che questo torneo aveva solamente la Svizzera secca, non aveva poi una top cut, quindi questo ha inficiato comunque il suo risultato, e soprattutto non fare quel settimo turno a causa della mancanza di 4-5 giocatori, secondo me ha inficiato molto, perché ci sono molti risultati troppo, cioè 4-2-4-2 fino alla ottava posizione, quindi comunque, e poi tutto il resto 5-1. Quindi con la top Esatto, cut non c'è stato nessuno che sia in porto con un 6-0. I primi esatto. 8 hanno fatto tutti lo stesso risultato, poi ci sarebbe dovuto giocare sulla cut, così come abbiamo fatto. Comunque Infatti, già il risultato è indicativo da livello di metro. esattamente. Passiamo poi al 15esimo con Sabine Rossa di Leo Ermeio. Una Sabine Rossa che ha saputo dominare, ha fatto 4 vittorie, e le 4 vittorie che ha fatte le ha fatte contro Sabine. Sì, sì, qua ho parlato un po' con Leo che comunque è un bravissimo giocatore e lui ha capitalizzato sul fatto che, almeno ha detto che molto spesso una Sabine verde non sa esattamente come comportarsi contro il suo mazzo, non sa se essere beatdown, non sa se essere un pochino più contro, come approcciarsi, quindi è stato bravo a riuscire a leggere il meta e capire come infilarci dentro il suo mazzo. Qua è stato secondo me un bellissimo meta call da parte sua. Sì, decisamente. E soprattutto gioco di perché... aggression, Sì, esatto. veramente tanta roba, Sì. Perché ne parlavamo, diceva molto che molto spesso la gente gioca alla Darksaber, si dimentica che c'è Aggression, che gliela spacca. Ma può anche dimenticarsi cosa fa Aggression, perché è una carta comunque che per ora non è che ha visto così tanto gioco, quindi se una Sabine va in automatico, ok, mette giù Darksaber, poi c'hai Aggression che ti dice no, aspetta un attimo che forse facciamo diversamente. E comunque vediamo che gioca anche la Y, che non è super giocato, gioca anche le taglie, banalmente, quindi vuole comunque fare dei trade. Gioca anche Armato fino ai denti, che devo dire che Armato fino ai denti lo sto un po' rivalutando, perché sto un po' cambiando la mia lista di Sabine, e secondo me Armato con i denti è molto forte nel mirror, contro il resto no, ma nel mirror sì, perché ho notato che Sabine quando arriva a 4 risorse, tipicamente il turno dopo finisce la partita. Quindi non ha senso spendere 2 o 3 o 4 mettere un pezzo che poi non farà niente perché muori prima. Meglio potenziarsi un pezzo che si ha in quel momento. Quindi 1 per 2 non è male. Proseguiamo poi con il famoso Angiallo di Magno Lorenzo, che è arrivato 14esimo. Mazzo che gioca la famosa Tech DJ. Sì, sì, E combo maledetta. la combo truccata comunque secondo me non è un mazzo facile da giocare a No. giallo. Un vecchio da giocare è veramente complesso perché c'è tante linee di gioco, tante decisioni da dover fare.
e non sempre è banale capire quale sia quella giusta. Poi vabbè, Sì. doppio giallo comunque c'ha un core che vediamo anche giocato in Boba giallo, per dire, con le astuzie, o comunque hai tanti tricchini che ti permettono di capitalizzare molto sul tempo, quindi cioè comunque è molto solido come mazzo. Sì. È un bellissimo mazzo secondo me. Concordo, molto difficile e molto forte. C'ha quella capacità di scammare con appunto la combo tech DJ che a volte è ingestibile di vincere praticamente lo spot, ma quando non sei bravo a pescare o l'avversario ha la risposta, poi è lì che si vede la skill, no? Capacità di gestire le risorse, quando giocare la risorsa con Anne, cosa smaclare, quando farlo. Sì. Molto skill intensive, molto bello sotto quella. Sì, me lo sono trovato contro questa lista qua. E effettivamente quando ti fa la combo e scende giù, cala giù in maniera liscia come l'olio, non c'è molta risposta da fare. No. Niente, I c'è traumi. poco da fare. Sì. Niente. Se non entra la combo, anche lì, diciamo, ha il suo modo di temporeggiare, giustamente, perché è attrezzato per questo. E allora piano piano, anche con Han Solo unità, riesce a ingranare, perché in sé in generale le unità non è che siano, cioè chissà che in sé, però è tutto questo tempo che ti fa perdere, anche letteralmente, cioè non il tempo, che ti mette in difficoltà. Quindi, sì, veramente molto bello come mazzo, sì. Trovo curioso il side quel Feld Dragon 1 per. Esatto. Sì, lo stavo capendo anch'io. La sideboard, molti 1 per strani, il Feld, mi piacerebbe anzi chiedere per quale motivo, qual è la carta che vuole snipare con quel Feld Dragon, sarebbe molto interessante come domanda da fare. Beh, nel caso Lorenzo stia guardando questo video, facci sapere nel commento perché siamo curiosi, Ti insomma. chiediamo questa signature strana, ecco. Sì, anche perché lo paga 6 come se pagasse Rivals Fall. Però, magari contro qualche... Io vedo la Firespray come target, mi viene in mente quello. Vero. Entra allo stesso costo. Ci può stare, assolutamente sì. Proseguiamo quindi con, questo voglio parlarne proprio io, di Golzi Andrea Palpatine Verde. Questo è mio padre, perché l'ho conosciuto, ho detto, gli ho fatto i complimenti perché è riuscito a giocare in 3 partite Endless Legion. Poesia pura, non pensavo nemmeno fosse possibile. Poesia quando non te lo ritrovi contro. Parlando di traumi, il trauma ce l'ho io. Mi metto il tutto che la partita contro Alfie era 8 di vita, con Yularen in campo, con Endless Legion Securato è andato a 25 da 8 di vita. Fantastico. Già. Un piccolo swing. Esatto, ha fatto anche perché io stavo per chiudere la partita, quindi sostanzialmente l'ha proprio salvato. Però sì, questo appunto fa vedere che quando la riesce a giocare è una carta strabiliante. Meno male, costa 14. Se non lo fosse saremmo una presa in giro. E questo mazzo ha fatto anche lui 4 vittorie e 2 sconfitte, purtroppo 2 sconfitte contro Sabine. Ed è il motivo perché non gioco sto mazzo contro Sabine, perché è quasi 100% un auto-lose contro Sabine, purtroppo. Magari qualche altra carta verrà fuori più avanti e riuscirà a sopportarlo meglio. Oltretutto, notare inside Change of Heart, che paga 8, però ci sta. Con tutto il ramp che anche c'è. quello l'ho subito. Però fortunatamente c'è un Power of the Dark Side pronto all'occorrenza, però sì, comunque non è bellissimo, anche perché lui me l'ha proprio detto, ha aggiunto sia i Change of Heart che Traitorous, e infatti mi ricordo che l'ultima partita mi ha rubato ogni cosa, e con Endless Legion mi ha infine rubato la dignità. Quindi... No, comunque, è veramente un bel deck, veramente bello. Assolutamente. Sì, c'è da dire che anche Andrea è molto bravo a pilotarlo. Lui penso che sia quasi dall'inizio che gioca Palpatine, ricordo in un torneo che anche lì non ho bei ricordi di lui che gioca Palpatine. Era blu, comunque è molto settato su control, sa esattamente quali passi fare, quindi arriva in late che sei a pezzi. Sì, decisamente. Passiamo quindi al 12° posto con Gionego e la sua lista di Sabine. Adesso vedrete 3 liste praticamente quasi uguali perché sono i 3 Sabine che sono arrivati 12, 11 e 10. E Gionego è lista classica, direi, cose strane non ne vediamo tranne quel Miss Windu
che mi piace molto, che ho voluto anch'io copiare in realtà, ce l'ho anch'io messo Windu nella side. Anche l'1.5 costo 3 non è Però proprio anche banalissimo. i Sundari di main devo Esatto. dire che sono anche quella una meta call, una pre-side, possiamo chiamarla anche verso altri aggro, che non in tutte le liste è stata vista come cosa. Io, Esatto. parlando di Sabine, nell'ultima modifica del mazzo che ho fatto dopo il raduno, ho tolto i Fighters for Freedom e ho messo i Sundari. Perché i Fighters for Freedom sono sempre risorsa, sono la carta che gioco solamente se non ho proprio nient'altro da giocare. A meno che abbia dei Mandaloriani in campo e abbia la scelta tra il Fleet e il Fighter, allora metto il Fighter. Ma se no sempre metto Fleet. Quindi a questo punto ho detto perché non mettere i Costundari che almeno curano e soprattutto non muoiono in un singolo colpo, perché 4 di vita ormai l'ammazza chiunque. Sì, diciamo che forse i Fighters sono il drop a 3 meno proattivo del mazzo, è quello, vuoi Esatto. capitalizzare un attimo più sul futuro. Sono molto forti con una Saber sopra perché essendo anche sabotatori sono poi molto difficili da fermare, però sì effettivamente fra i drop a 3 che a disposizione Sabine sono forse quelli un pochino più lenti, ecco. E poi hanno 4 di vita che fa molto la differenza rispetto per esempio al Sundari o a Cassian che avendo 5 è molto più difficile da rimuovere, no? Un'altra piccola nota su questa lista è che gioca solamente, tra virgolette, 12 drop a 2. Tendenzialmente ho visto liste che ne giocano anche 14-15, quindi è un pochino più orientata sui drop a 3 per esempio, perché gioca sia i Sundari che i Fighters. E questo non è una cosa che fanno tutti. Vero, vero. Che poi appunto Omega, la cosa della spada su Fighters è molto interessante. Il problema è che essendo il meta adesso attuale dominato da Boba e così, un Way e tu fai È un gamble, sì, sì. assolutamente. Sì. un po' troppo. Passiamo quindi poi all'11° posto di l'Infante Simone, una mazza, vabbè. Un mazzo molto simile che va a utilizzare però gli Base Defender e l'X-Wing e Heroic Resolve, e vediamo soprattutto che qua purtroppo non ha i Podameron e li ha sostituiti con i Stealth Battalion e il Guerrilla Pod. Quindi è una Sabine un po' più set 1, diciamo. Però evidentemente i suoi risultati li ha dati comunque. Ecco, Assolutamente quindi... sì. Quindi è ancora meglio, cioè è un complimento perché è riuscito comunque ad arrivare a una posizione più alta con una Sabine più set 1 che set 2. Lo sente molto interessante. C'è anche un Rebel Assault in Prepare che lo differenzia dalla lista di John Evil. Vero. Però lui non ha solamente ribelli, quindi diciamo che il Rebel Assault per 3 è già più giustificato. Sì. Poi abbiamo invece Sabine CL di Marchi Ilaria che è arrivata 10ª. Qui abbiamo una lista molto più set 2, anche se vediamo qualche carta set 1 che non si vede spesso, tipo Rebel Pathfinder. Una side molto più contenuta, però comunque il concetto di Sabine è sempre quello, quindi alla fine... Sì. Questa è la lista proprio streamlined di Sabine, quella abbastanza classica che abbiamo visto set 2 secondo me. Sì, anche secondo me. Sì, ci sono i Rebel Pathfinder che volendo sono un attimo non so, quelle carte giocate un po' meno, ecco, rispetto ad altre. Però Esatto. comunque Anche in Medal Ceremony. Ah, sì, infatti era quello che mi catturava l'occhio. Sì. Verissimo. Poi vediamo Green Bosk di Scacchetti Elia, che è arrivato nono, che insieme al suo amico probabilmente Malvasi Andrea, che è arrivato ottavo, hanno praticamente fatto la stessa lista. La side cambia leggermente, è appena la lista questa. Io continuo a non capire, quindi adesso chiedo a voi, perché magari voi potete spiegarmelo, perché io devo giocare Bosk? Cioè forse perché è il leader rosso più giocabile in questo momento? Perché di taglie non ce ne sono praticamente. Ci sono veramente poche. No, poche, però... sono 8. Cioè, una volta che le fai scoppiare nel turno di Bosk, anche soltanto quella che ti fa pescare 2, fa una value che Certo. ti cambia la partita. Quindi, e poi giustamente anche avere un ping disponibile che continua un attimo a deteriorare il nemico quando ne hai voglia, anche quello non è affatto male secondo me. Bosk a me piace molto come leader in set 2. Certo. Però... Devi anche tenere in considerazione un'altra cosa, che lui ha accesso alle carte imperiali. Le carte imperiali, soprattutto quelle verdi, danno da fare, cioè nel senso, tu considera che comunque ha accesso a un Overwhelming Barrage, Evader, che può tirare su anche con l'evento Palpatine e Tornato, ha accesso alle astronavi per andare contro i late game,
molto più che Sabine. Cioè Sabine dal lato eroico tu non hai un late game forte quanto l'impero, e lui ha accesso a questo. Certo. O anche i super laser technician che ti permettono di schierare pezzo e poi di fare risorsa attiva. Cioè, secondo me c'è anche questo lato da valutare, non solo il leader in sé, ma l'aspetto che ti apre sostanzialmente. Sì, ha preso un po' il posto di quello che era Vader a 7-1, ecco. Sì. Esatto. Ha il vantaggio che entra a 5 invece che a 7, quindi gestisci molto meglio il board. Sì, Perché puoi fare un overwhelming assicurato su bot. Vader spesso faticava perché se l'avversario ti trovava pezzo non avevi removal neanche con OB. Invece con bot un overwhelming ce l'hai quasi assicurato, no? Una cosa interessante di questa lista è perché gioca solo 5 drop a 2, perché effettivamente turno 1 credo che per lo più voglia puntare a giocare una taglia, no? Settare il board, sì, esatto. Certo. Passiamo quindi poi a boss perde appunto di Malavasi Andrea, però è identico, cambia un po' la side di letteralmente tipo 3 carte, quindi comunque il concetto è questo, diciamo così. Passiamo poi Sì, una carta cambia, sì. Cambia, c'è un force choke inside. Il force choke al posto di The Reinforcement Walker, se non vedo male. Sì. Yes. Sono quelle. Fine. Ok, ci può stare. E poi invece abbiamo il 7° posto con Canes, il suo Boba Giallo, che cucina da ottobre praticamente. Esatto, un grande veterano di Boba Giallo. Sì. E questo è il primo 5-1 della top. Prima erano tutti 4-2 ragazzi che abbiamo visto le liste. Sì. Qua, Giamma, che cosa vuoi commentare? Tu sei Boba sei tu, quindi... Io non sono un esperto di Boba Giallo, partiamo da questo presupposto. Quello che so di questa lista è che precedentemente aveva i Carter Spacer invece delle Mercenary. Il Mercenary è stato un cambio dell'ultimo momento, poi sarei curioso di sapere se gli ha portato perché a tal riguardo non l'ho sentito. Credo di Ma sì. per il resto, ottimo. Poi per il resto mi sembra una lista abbastanza standard. Per esempio, vedo che gioca Body Hook in main, che non tutti fanno, e che gioca anche le Gamorra in guard. Suppongo che siano soprattutto le Gamorra per migliorare il matchup contro Sabine, no? E per il resto mi sembra una lista molto standard, molto classica. Vedo il Final Showdown inside. Spero che sia riuscito a giocarlo almeno una volta, anche se dubito, onestamente. Quella vedo più la carta meme che altro, però ci sta vero, dai. Quella mi sa che era la tech nascosta contro aggro, quando sei in race totale, che tiri fuori quella e cerchi di fare l'ultima scudisciata di danni. Però sì, abbastanza min come carta. E basta, per il resto direi che è molto classica. Certo. Poi abbiamo la lista di un giocatore che non sappiamo nemmeno chi sia, il Giamma. Mai visto. Brutta persona. Signore. Brutta persona. Sì, anche qui lista abbastanza standard. Una modifica che ho fatto, questa è stata un po' una meta call, è stato quello di settare il mazzo fin dalla prima per avere un matchup discreto contro Sabine, che era il mazzo che sentivo di dire di più, ed è per questo che in main ci sono le 3 Star Viper e ci sono i 2 Relentless Pursuit insieme a Waylay. Quelle 6 carte lì sono quelle che ho settato per Sabine, che altrimenti sarebbero state altre carte. E poi anche qui il mazzo abbastanza classico, non ho il Boba disintegrato, quindi ho messo Toro Calican, ma devo dire che non ho patito la differenza, anzi Toro forse in questo mazzo è anche più congeniale perché ha molti bounty hunter, quindi ogni tanto riesce a scombare. E infine vabbè, il classico. Certo. C'ho una domanda, vedo 2 Forlom e 3 Zucus. È strana come cosa questa, molto strana. È molto strana. Per quanto mi riguarda è abbastanza particolare come scelta questa. Ti dico, dunque, per Boba Giallo ti darei assolutamente ragione, perché Zucus è un drop a 5 che non fa nulla se non hai 4 LOM. Ma avendo i CL voglio essere sicuro che a 5 risorse faccio il mio Boba turn, quindi gioco il drop a 5 e poi gioco il drop a 3. E quindi ho i miei 5 drop a 5 appunto, e 4 LOM l'ho messo a 2 perché purtroppo quel 4 di attacco mi sono reso conto che spesso non mi trova pezzo. Per esempio, tornando prima, no, il Fighter Soul Freedom, ecco, è una delle poche carte che 4 LOM trada, se no i drop ormai a 3 hanno tutti 5 di vita. Sì. E quindi era una carta un pochino più clunky spesso, invece Zucus sono sicuro che quando entra con i CL spacca. Questo è il concetto generale della scelta. Molto E poi side classica anche lì, c'è la terza armatura di Boba, perché 3 per il main deck è un po' troppo pesantino.
i 3 Phantom perché spaccano Blue Villain, come le 3 Bazin, che però dico la verità non ho mai giocato. E poi ci sono i 3 No Good To Me Dead, che anche lì li ho messi in side perché sono buoni solo contro Anvecchio e contro Sabine, ma in tutti gli altri matchup sono sempre una carta un po' morta, quindi in quel caso preferisco fare questo cambiamento dalla side e non tenere direttamente il mazzo un settato per Sabinetto, mi sembrava un po' troppo. Mi sono reso conto andando contro un Boba Verde base da 30, che si era ispirato al mazzo che ha vinto in Inghilterra, che giocava molto Basin. Addirittura me ne ha giocate 2 in turno 1 e turno 2, mi ha giocato 2 Basin. Devo dire che in realtà più che avvantaggiarlo l'ha svantaggiato, perché ok mi ha tolto un po' d'Ameron, però poi mi ha fatto pescare un'altra volta, mi ha tolto un Breaker, però poi li ho ripescati. Cioè, secondo me Bazin è più forte a turno, cioè qui 5 risorse, 6 risorse se tu hai iniziativa. Perché se mi scarti prima Wrecker non è così utile come scartarmelo il turno in cui dovrebbe entrare. Sì, che poi Bazin, cioè, da come la gioco io, per amor del cielo, però è molto utile nei primi turni, in caso l'avversario ci abbia soltanto un drop a 2 o un drop a 3 nei primi turni, così gli snipi il turno e lo inchiodi, quindi è sempre tempo che fai. In late diciamo che sì, ok, è utile per levare qualche tech di turno, però perde molto la sua efficacia nei turni un pochino più avanzati, quello sì. Vero. Per esempio il Miro però, io parlo da Boba Verde, è molto forte perché se riesco a levarti il ramp è un'altra partita. Sì. Quando me l'hanno giocato contro mi levano ramp poi piango. Quelle sono le situazioni in cui è molto forte. Quando vuoi sniperare la carta chiave, come dicevi tu Ryan, no? Sì. Per esempio nel Miro, oppure magari vai contro un mazzo hard control che ormai ce ne sono pochi, io dico per fortuna, la mia cosa personale, e li vuoi sniperare magari Super Laser Blast. Queste sono un po' magari le idee classiche che mi vengono in mente, altrimenti si è una carta un po' morta, che appunto come ho detto ce l'ho inside ma non l'ho mai giocata in questo torneo. Ok, passiamo Visto che quindi... poi c'hai un Welay a 1 singolo, secco. Sì, anche lì magari uno può contestare la scelta del Waylay invece del terzo Relentless, però l'idea di base è quella che comunque il Waylay, cioè Relentless è fortissimo ma solo se giocato sul leader. Sì. Waylay se mi capita per esempio che l'avversario mi gioca il drop a 2, Sabine, poi a 3 mi fa il capo ala, con Waylay riesco a gestirgli molto meglio la minaccia, cosa che Relentless non mi assicura, quindi è quell'uno per è un po' diciamo il mio paracadute. Essendoci l'uno per non ho la certezza di pescarlo sempre, però in alcuni matchup quando lo vedo non lo risolvo. Se no è sempre risorsa come carta, per quello che uno per. Ci Ci sta. Poi passiamo al quinto posto con Morelli Marco, head judge dell'evento, con Boba Verde anche lui, ma il Boba quello proprio particolare dell'Inghilterra, con base da 30, che porta anche Salah Chumb, addirittura quella che fa pescare degli upgrade, la pistola, Basin, molto particolare come mazzo, che però è arrivato comunque quinto, quindi qualcosa avrà fatto. Sì. Anche qui vedo Anche qui inside c'è un Felde Dragon. Dragon. Sì. Qua io non c'ho poco da aggiungere perché purtroppo non so esattamente come funzioni questo mazzo, secondo me è un pochino più su un soft control rispetto a magari il Boba che gioca Jamma, perché cambia completamente l'archetipo di gioco, quindi sicuramente vuole andare un pochino più in late, si vede anche le drop che ha a disposizione, ecco. Però come sia giocato quello non ho esattamente idea. Ecco, questo mi sarebbe piaciuto vedere un matchup tra lui e il Jamma, sinceramente. Poi in realtà il Miro si gioca sempre molto sull'aggressività, ho notato anche quando sono andato contro questo mazzo, non in questo torneo, però cioè raramente vai sulle 10-11 risorse, chiudi sempre prima, ti riesci a ottenere il board e poi Boba fa fatica a recuperarti. Però secondo me questa lista è proprio buildata, vabbè nel Miro ha Basini in main deck che come dicevo è molto forte per snackerare alcune carte, poi è buildata per andare come ha detto Ryan un po' più late game, se la puoi giocare anche con Kira per esempio. Forse contro Palpatine non so se la gioca perché Palpatine se si va proprio sulla lunga è imbattibile. Però Blue Villain questo mazzo ha qualcosa da dire anche se magari non riesce ad ammazzarti subito i turni. Ha molto più late game e soprattutto anche dalla side c'ha i Two Sides, c'ha i Palpatine's Return che ti danno tanta carne al fuoco, no? Ulteriore anche perché lui gioca 3 Vader e 3 Maul, quindi c'era la roba da ritirare su. Assolutamente.
Mi domando perché i Two Sides e non Change of Heart. Vuole ancora andare più late come cosa, no? Perché Two Sides, se non sbaglio, swappi ma mantieni controllo dell'unità rubata, se non ricordo male. Allora, io ti do un pezzettino, tieni, vabbè, e mi prendo il tuo drop alto, quindi se sai che sai gestire molto bene il late, ha senso come Gli dai i Salachumb. Esatto. Salachumb. Ah, bellissimo, i miei bellissimi nomi. Andiamo avanti con il quarto posto. La gente vedrà che sono pazzo perché quarto posto faccio sempre vedere quello prima del quarto, vabbè. Quarto posto abbiamo invece Marchi Gabriele con un uovo verde, classicissimo. Anche se lui gioca, a differenza del Giamma, vedo che gioca per esempio le guardie ramoreane, gioca Basinins in main, gioca anche in meta, gioca anche Palpatine's Return, in realtà non è completamente uguale, in realtà è una lista molto differente da quella del Giamma. C'è una cosa che Giamma tu non hai messo nel mazzo e che tutti gli altri Boba invece hanno e che trovo secondo me una grandissima call, sono gli Hotshot Blaster. Quelli, una volta che c'è Boba con armatura, per infilare dentro gli ultimi mazzi è molto forte come carta. Quello tutti ce l'hanno tranne te. Ti dico, hai ragione, e non che provate 2x prima di questo evento. Il problema principale è stato che io ho impostato molto il mazzo sullo spazio e quella carta non va spazio. Sì. Però sì, 1x infatti era quella anche lì, quella call che ero indeciso di metterla 1x o no. Da 2x la trovo un po' pesante. Forse ha senso ancora, sicuramente non 3x. Forse sono dubbi. Devo ancora un po' testare a riguardo. Ci sta. Andiamo quindi poi al terzo posto di Andrea Morandi con Nan Blue. Qua campa è il tuo lavoro. Beh, bello, è diverso sicuramente da quello di Fili, anche dal mio, perché lui gioca Rey, che tanti dicono che ma che né carne né pesce, però devo dire, io ci vedo un pochettino per c'ha il suo spazio, io ci ho provato effettivamente terzo posto, quindi in qualche modo l'ho fatto fruttare, ecco, sicuramente. Poi c'è il pillaging per 2, gioca entrambi sia gli open fire che Caravas splittati a 2, tendenzialmente si gioca o uno o l'altro. Io per esempio giocavo l'open fire perché volevo andare un po' più sicuro, fa anche su lì, cioè va su leader, beh, anche Caravas, però Caravas mi sembra molto molto clunky come carta, cioè a volte non ci fai proprio nulla e poi solo piangerci addosso, ecco. Molto bello anche il Mace Windu comunque, che alcuni tengono solo di side, invece Link per 2, e anch'io personalmente dico che Mace Windu c'è molto da rivalutare, perché fa diciamo entrambe le cose che vorresti fare con Ann, esatto. Cioè sia tradi, quindi un po' pulisci, è già subito pronto per spingere pure, quindi è veramente l'elemento perfetto per fare pressione. Poi giocato anche a 6 forte. Soliti tech inside, perché prolunghiamo la vita. Crate Dragon stavolta in inside, anche quelli. E lui gioca il 3x sia di takedown che Defend the Dragon. Io preferisco ridurre entrambi a 2 e giocarmi anche il Rivals, che me lo tengo quando ci sono le torri di Boba che mi aleggiano, allora quelle via subito, o altri brutti leader ceffoni, ma diciamo, era solo un po' contro Boba effettivamente, che ha avuto il suo. Anche il Concordone effettivamente personalmente mi ha salvato molte volte Concordone, invece lui non c'ha neanche in main, molto particolare come cosa, ecco, contro Sabine quella carta ti salva da due pari a meno che non c'è Red 3, quindi veramente questa è un attimino da capire, ecco, però terzo posto sicuramente meritato, tanta roba. Passiamo quindi al secondo posto con Nicolas, Obican nel server, che porta una Sabine con triplo R2, questo è molto particolare, soprattutto gioca la Bright Hope in main. Sì, quelle... Vabbè, prima di tutto ciao Nicolas. Seconda cosa, post torneo l'ha capita, quelle Bright Hope sono assolutamente da togliere, anche perché ora la race spaziale di Saturno non esiste più. Cioè si è molto passati ad essere a terra, molto più di prima. Prima le Sabine si giocava molto di più in cielo il matchup, e quindi aveva le Bright Hope di main in modo tale
nei mirror da poter dire no, ok, qui tu non passi mai più. Sono comunque ancora molto forti contro Boba, perché le Fire Spray c'è una risposta che è assoluta contro le Fire Spray, però sono carte da side, quindi quello sì, sono lì, ma assicuro io che quelle sono sempre state risorse, mai viste il campo di gioco in questo torneo. Ok. Vabbè, c'è da dire anche soprattutto che poi in questi giorni usciranno i vari gameplay. Nicolas c'è ben in 3 gameplay e giocato, quindi poi vedranno effettivamente le partite. Una cosa interessante è che qua che vorrei capire, per esempio Raggi, se tu lo sai, dirmi perché. Vediamo. Vedo che non ci sono i Battlefield Marine. Vero, me Non l'aveva ci sono i detto. Battlefield Marine, Me li ha l'aveva messi detto. penso che R2 Sì, sia lo swap di Battlefield, o Ketsu. Su Ketsu ho spinto molto io perché secondo me è una bellissima carta, specialmente contro tutto quello che è eroico blu, con quei maledetti contadini con lo scudo, che Ketsu arriva, fa un bellissimo swipe e dice no, ok, tu non sei più un problema, se no quello è veramente Vero. una pedata incredibile. Quelli sono antipatici, sì. Sì, io su quello ho spinto molto, devo dire. Però sì, effettivamente niente Battlefield Marine, boh, è un drop 2, un 3-3 molto vanilla, ha voluto speziare un po' di più il mazzo, evidentemente. Ha pagato, direi. decisamente. E quindi andiamo all'ultimo, il primo posto, con Daenerys della casa Targaryen, nata dalla tempesta, la prima del suo nome, di Nemman. Ecco qua, Kira verde, base a 30. Che dire, un bel soft control, quasi hard, visto che comunque di belle navi ce le ha. Molto Mi fa morire come interessante. ci siano tantissime carte a 1. Ma Nemman si può dire quello che si vuole, ma è un bravissimo deck builder, questo sono sicuro che l'abbia tunato esattamente a come lui preferisce giocarlo, perché ci tiene molto appunto a giocare molto il suo mazzo e a giocarlo esattamente come vuole. Nota bene che Nemman e Nicolas si sono giocati lo spot per il primo posto all'ultimo turno, Vero. quindi è al primo posto appunto per aver battuto Nick in finale, e è un bellissimo mazzo comunque, e c'è da dire che Nemman è un ottimo giocatore, perché in top 16 non c'è nessun'altra Kira, significa che nessun'altra Kira è riuscita a tenere a bada il 25% di Sabine, di presenza di Sabine che c'era al torneo. E evidentemente Nemman sta facendo qualcosa di molto molto giusto contro questa Vero, Sabine vero. che li oblitera. Verissimo. Sì. È una cosa infatti che noto, è la base da 30, molte tire giocano Sì, CL. è vero, mi sa che è l'ultimo, È l'unico Kira che ha base a 30, sì. Ecco, questo appunto, come già detto prima, ECL o base 30 setta già tantissimo quello che è l'anima del mazzo, quindi evidentemente era settato un attimino più contro rispetto all'altra Kira, che anche questo è stato un fattore vincente. Sono quei 5 in più di vita che Sì. possono dare una mano. Sì, evidentemente sì. Oltretutto mando un pensiero, in questo caso lo faccio io, un pensiero a Fidia, che lui quando vede i deck con per uno tipo muore dentro. Sì, esatto. Muore dentro. Ci sono 1, 2, 3, 4 per uno. Sì. Un 1 per che posso capire è First Light, che Sì. mi sa che è anche praticamente il feticcio di Nemman, che lui mette dentro perché gli piace la nave, quindi la vuole. Però sai, essendo che puoi giocarla da risorsa, posso capire che vabbè, un 1 per, la vedi, sei contento la risorsa, la lasci lì e poi non ti Certo. tiri fuori. Gli altri 1 per, sia Maul sia il Super Laser Blast, sono sicuramente dei pick da mettere 1 per, che o pagano o non pagano, perché arrivi a 8 risorse, vuoi vedere Super Laser, non lo vedi, è ciccia, ce n'è soltanto uno, non è che puoi sperare nel miracolo. Quindi evidentemente sa che li deve vedere in determinati momenti e li ha visti. Certo, Chiaro. assolutamente. E con questo andiamo a concludere la top 16, questo meta di questo torneo, che speriamo vi abbia illuminato su cosa magari provare a portare nei prossimi Store Showdown, che vi ricordiamo che sono nel nostro server Discord, abbiamo una zona dedicata a Store Showdown, e poi ovviamente per i Planetary che saranno da ottobre, e lì vedremo delle belle, vedremo. Vi diciamo già che a Bologna registreremo le partite, perché no, magari poi faremo anche un videozzo anche sul meta dei vari Planetary. Detto questo, ringraziamo ancora Omega come ospite. E niente. Vi ricordiamo che lui ha un blog omegatips.com.
E per il resto Più o noi, meno, dai. più o meno. Nulla di serio. Nulla di serio. Ah, è valido. Fai il modesto, ragazzi. No, ok, no, è che... A me ha aiutato tantissimo a partire. Sì, ok, esatto. Se siete Da nuovo giocatore. allora sì, mi sponsorizzo un attimo. Ho molti articoli che... Se siete arrivati fino a qua, prima di tutto congratulazioni, siete neofiti perché vi siete fatti una cultura incredibile in questo video. Se siete arrivati qui, commentate con neofita. Esatto. Seconda cosa, sì, se volete passare, sicuramente ci sarà qualche articolo che potrebbe esservi utile, quello sì. Perfetto. Anche tipo sui termini tecnici, a me ha aiutato molto l'articolo quello proprio sui termini tecnici. Quello è molto bello. Ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi, commentate Player. e alla prossima. Ciao ciao a tutti. Ciao. Ciao.